Cari amici di Smart Video Photography, iniziano le tisane. Ovviamente non fa freddo, però una tisanina ci sta. Parliamo nuovamente in questo nuovo video dedicato a CapCut, l'applicazione gratuita per il montaggio video dedicata a iOS e Android, tutti e due sistemi compatibili ovviamente con questa applicazione. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, azionare la campanella per ricevere i video che posterò in futuro. Cosa andiamo a vedere in questo video? Vi farò vedere come utilizzare al meglio i keyframe, cioè praticamente come eseguire dei cambiamenti di stato sia nelle funzioni delle clip, oppure ovviamente creare una piccola animazione, ma l'avevamo già visto, comunque ripassiamo un po' il tutto. Soprattutto quali parametri possiamo ovviamente cambiare, su quali parametri possiamo agire con i keyframe. Molto interessante ragazzi, molto interessante. Poi ho scoperto altre cose che vi porterò molto presto sul canale riguardanti CapCut. Andiamo a vedere il video. Ok, vediamo a quali funzioni possiamo applicare ovviamente il keyframe, questo movimento, ok, che possiamo dare alle cose o ai valori di alcune funzioni. Innanzitutto iniziamo da un video, carichiamo un video perché ovviamente possiamo applicare questa tecnica anche all'audio. Quindi andiamo a prendere questo, non so se c'è, sentiamo. Ecco, vediamo gli eroi che arrivano. Ok, questo è un video abbastanza corto. Ok, vedete, questo è ok, perfetto, il video così. Ora, a cosa possiamo applicare il keyframe? Innanzitutto i keyframe si abilitano andando sulla clip e cliccando su questo pulsantino. Ok, l'avevamo già visto, ma questo è un bel ripasso per tutti. Cliccando vedete che viene praticamente marcato. Ok, se io non abbiamo, ecco, una navigazione, io non sto usando la tastiera, quindi non abbiamo una navigazione step by step, e questa è una cosa che potrebbe essere implementata. Però possiamo cliccare sopra al keyframe e ricliccare sul simbolino per eliminarlo. Ok, quindi ora cosa possiamo fare con i keyframe? Innanzitutto possiamo muovere la clip in qualsiasi modo vogliamo. Quindi io creo un keyframe, vado avanti e con le dita la ingrandisco e la ruoto. Vedete, il mio keyframe viene praticamente generato automaticamente. Perfetto, e qui è il primo movimento che abbiamo fatto. Poi cosa possiamo fare? Ovviamente possiamo anche rimettere a posto il tutto, ok, e viene generato un altro keyframe. Ok, perfetto. A questo punto andiamo a vedere gli effetti, cioè a cosa possiamo applicare. Ricordatevi che prima di abilitare, adesso andremo a vedere come cambiare praticamente i parametri della regolazione della nostra clip. Quindi andiamo in queste regolazioni, però vedete che sparisce, ok, il keyframe sparisce, perlomeno io non lo vedo ragazzi, aiutatemi, perché dobbiamo crearlo prima di entrare in qualsiasi funzione. Ok, quindi vado qui, adesso rientro all'interno della regolazione della clip e posso incominciare a regolare. Quindi ovviamente io voglio alzare la luminosità, per dire, vado avanti, ok, vedete che il mio keyframe è stato creato, vado avanti, vado nella luminosità della mia clip e la alzo. Ok, come faccio questa operazione? Il keyframe viene praticamente creato automaticamente. Ok, perfetto. Adesso io vado a fare un'altra cosa, sempre in regolazione dei parametri principali. Vado praticamente a fare, vediamo un po', la saturazione, elevare la saturazione. Quindi facciamo così, diventiamo in bianco e nero. Come faccio così, vedete che ok, il mio video diventa in bianco e nero. Perfetto, quindi abbiamo capito che possiamo agire su questi parametri, ma non solo, ovviamente su tutti, diciamo, i parametri che hanno una regolazione di fondo, no? Quindi io adesso, se vado ovviamente indietro e vado in una regolazione,
vediamo che il mio parametro, ok, è tenuto in memoria, quindi tanto per farvi vedere che come dire, è anche un segno per cosa abbiamo fatto. Come cancello ovviamente tutti i miei keyframe, le cose tornano, ok, come nel primo keyframe, quindi io tolgo tutti e torniamo praticamente qui, ok, torniamo qui, tolgo anche questo e via, e torniamo praticamente alla clip originale. Ora, cosa vi voglio far vedere? Un'altra cosa, possiamo ovviamente anche utilizzare il keyframe nei filtri, perché io posso andare sui filtri, visto che i filtri hanno una regolazione, quindi posso andare a prendere un filtro, ok, questo qui no, mettiamo un filtro che abbia un po' di riscontro, ecco questo qui per dire, dunque troviamo un filtro che vi possa far vedere bene il cambiamento, se no, ok, questo qua, vedete, ok, io posso praticamente diminuire questo filtro, vado avanti, ok, e aumento il filtro fino al massimo. Ora andiamo a vedere cosa è successo, dovrebbe aver creato il keyframe automaticamente, vedete, ok? Perfetto, se io poi vado sul keyframe, questo qua, e vado in filtri, ovviamente, vado a vedere, ok, che il mio filtro è a 0. Come vado avanti, vedete che il mio filtro, ok, praticamente si aggiorna. Quindi possiamo agire su questi parametri, ma non solo, ovviamente, possiamo agire anche sui parametri audio. Sentiamo se c'è audio qua. Ecco. Ok, quindi possiamo, ovviamente anche qua siamo sempre, diciamo, ovviamente posso utilizzare, ok, anche il keyframe già esistente, perché posso ovviamente andare su quest'altro senza crearne un altro, andare nella sezione audio e abbassare il volume della mia clip a 0, perché voglio provare ovviamente come dire, proprio il parametro, dobbiamo buttarlo giù per sentire la differenza. Ecco, vediamo gli eroi. Ok, quindi possiamo... Ecco, vedete che poi si è rialzato perché ovviamente l'altro, non capisco perché si è rialzato, ragazzi, andiamo un attimo a vedere. Allora, qua era basso, ok, quindi si è rialzato perché giustamente nell'altro keyframe abbiamo il volume alzato. Lui memorizza ovviamente tutte, ok, le impostazioni che abbiamo in quel momento, quindi se voglio abbassare il volume nuovamente devo ricreare un altro keyframe che abbassi nuovamente il volume, oppure devo agire solo su questo parametro. Adesso dovremo avere un fade. Ecco, vediamo gli eroi che arrivano. Ecco. Ok, vedete che poi, sentite che poi non c'è più niente. Quindi possiamo agire sia sui filtri, sui regolazioni, sia sul volume. Tutti quei parametri, ok, la cosa è uguale per tutti, che hanno un controllo. Bene ragazzi, abbiamo visto come possiamo utilizzare al meglio il keyframe, avete visto quanti parametri si possono variare, quante cose possiamo fare. Quindi io vi rinvito a iscrivervi al canale, azionare la campanella per ricevere le notifiche di video che posterò. Con questo vi ringrazio per aver visto questo video, ci rivediamo al prossimo video dedicato a CapCut, se non mi impapero, per iOS e Android. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!